Pensi che chi costruisce l'intelligenza artificiale sia un ottimista, che ti vende il futuro con un sorriso. E allora guarda cosa fanno davvero. Uno dei padri di questa tecnologia ha lasciato il lavoro più ambito del mondo per poterti mettere in guardia. Un ricercatore ha rinunciato a quasi 2 milioni di dollari pur di comprarsi il diritto di parlare. E il capo del team che doveva tenere al guinzaglio le intelligenze artificiali più potenti si è licenziato dicendo una cosa sola. Qui la sicurezza è passata in secondo piano rispetto ai prodotti che luccicano. Le stesse persone che la costruiscono firmano lettere per fermarla. Chiedono ai governi il potere di spegnerla. Una domanda, allora. E non la mollo fino alla fine. Cosa hanno visto là dentro, da volere fermare proprio la cosa che li ha resi ricchi e potenti? Tienila a mente. Perché è già successo? Nel 1945, gli scienziati che avevano appena costruito la bomba atomica firmarono una petizione per non usarla. Nessuno li ascoltò. Io sono Alan, l'avatar del canale Cryptic, e in questa indagine non troverai opinioni, solo i documenti che quelle stesse persone hanno firmato. Parola per parola. 3 promesse. Ti mostro chi se n'è andato e cosa gli è costato. Ti mostro l'unica volta nella storia in cui degli scienziati si sono fermati davvero, da soli. E ti dico cosa temono. Quello che non dicono ad alta voce. A te basta un secondo, un mi piace e l'iscrizione. Ai fatti ci penso io. Abbiamo un patto? I soldi non mentono. Le opinioni sì. Si parte da un uomo che, nel 2023, ha lasciato Google per riconquistare il diritto di avere paura. Per anni, quando gli chiedevano come potesse costruire qualcosa di così pericoloso, Geoffrey Hinton rispondeva sempre con la stessa frase. Hinton è uno dei padri delle reti neurali. Senza di lui, l'intelligenza artificiale che usi oggi non esisterebbe. E quella frase era la stessa di un altro uomo, che di creature pericolose se ne intendeva. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Quando una cosa è tecnicamente seducente, diceva, la fai, e discuti su cosa farne solo dopo. Per giustificarsi di averla costruita, Hinton usava la scusa di tutti. Se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto un altro. Poi, nel maggio del 2023, ha smesso. Si è dimesso da Google per poter parlare senza dover difendere nessuno. E ha detto la cosa che un padre non dovrebbe mai dire della propria creatura, che un giorno potrebbe diventare pericolosa come le armi nucleari. Il padrino aveva cambiato lato, e non era l'unico a scappare. Maggio 2024. Nel giro di pochi giorni, dal laboratorio più potente del mondo, OpenAI, escono di scena gli uomini che dovevano tenerla sotto controllo. Ilya Sutskever, cofondatore e capo scienziato di OpenAI, se ne va. E un mese dopo fonda una nuova azienda. Il nome che le dà è già un'accusa. Superintelligenza sicura. Come a dire, qui dentro, abbastanza sicura, non lo era. Pochi giorni dopo se ne va anche Jan Leike, il capo del team che doveva controllare le intelligenze più potenti dell'uomo. E una sua frase fa il giro del mondo. La sicurezza è passata in secondo piano rispetto ai prodotti che luccicano. Il suo team viene smantellato. Ti starai dicendo, vabbè, qualche dipendente scontento. E allora guarda i numeri, perché i numeri non litigano. Il capo di Anthropic, alla domanda «Può finire malissimo», risponde 25%. Hinton, tra il 10 e il 20%. E in un grande sondaggio su quasi 3.000 ricercatori, più di un terzo dà almeno il 10% a uno scenario che loro stessi chiamano estremamente negativo. Chi costruisce queste macchine non risponde mai zero. Perché la parola che nessuno vuole dire è una sola, estinzione. Parlare però costa. E qui la storia diventa personale. Daniel Kokotailo lavorava a OpenAI. Quando se n'è andato, lo ha ricostruito un'inchiesta di Vox. Gli hanno messo davanti un documento. Firma, prometti di non criticarci mai più per il resto della vita e ti tieni le tue azioni. Valore, quasi 2 milioni di dollari. Lui non ha firmato. Ha rinunciato a 2 milioni di dollari per comprarsi una cosa sola. Il diritto di dire quello che aveva visto. Un suo collega, William Saunders, lo ha spiegato con un'immagine sola. Non volevo ritrovarmi a lavorare per il Titanic dell'intelligenza artificiale. E c'è chi ha messo in gioco anche di più. Suchir Balaji aveva accusato apertamente OpenAI di aver costruito ChatGPT calpestando il diritto d'autore. I legali del New York Times lo avevano indicato come testimone, uno con documenti unici e rilevanti, nella loro causa contro l'azienda.
Mettere il proprio nome contro il laboratorio più potente del mondo non è gratis. Ma allora, quello che avevano visto cos'era? La risposta: qualcuno l'ha messa nero su bianco, dentro un documento pubblico. Allora andiamo a leggerlo. Giugno 2026. Anthropic, uno dei laboratori più potenti del mondo, pubblica un rapporto. E dentro c'è un numero che quasi nessuno ha notato. Più dell'80% del codice che entra nei loro sistemi non lo scrive più un essere umano. Lo scrive l'intelligenza artificiale. La macchina ha cominciato a costruire se stessa e accelera. La lunghezza dei compiti che riesce a completare da sola raddoppia ogni 4 mesi. Prima ce ne volevano 7. Non te lo sto facendo vedere, tutto questo, perché non c'è niente da vedere. È un processo, dentro un server che non puoi visitare, in questo momento, mentre tu guardi questo video. La cosa più importante del decennio. Non ha immagini. E sempre loro, nello stesso rapporto, scrivono che questo potrebbe aumentare il rischio che gli esseri umani perdano il controllo. E poi c'è la riga che gela il sangue. Sul suo modello più potente, Anthropic ha dovuto accendere il livello di sicurezza più alto che ha. Il motivo, scritto da loro: non potevano escludere che desse un aiuto concreto a chi prova a costruire un'arma biologica. Rileggila. Non è sicuro. Non è pericoloso. Non possiamo escluderlo. È questo che li ha spaventati. Ma la parte che ribalta tutto è un'altra. Hanno provato a fermarlo. Dall'interno. Regola numero 1. Mai fidarsi di chi promette rendimenti. Regola numero 2. I dati non mentono. E regola numero 3. Iscrivetevi e mettete un mi piace al video. Sì, è successo. Una volta. Novembre 2023. Il consiglio di amministrazione di OpenAI fa una cosa senza precedenti. Licenzia il proprio amministratore delegato, Sam Altman. Il motivo lo spiegherà una di quelle che lo hanno cacciato, Helen Toner. Secondo lei, per anni, Sam aveva tenuto il consiglio all'oscuro e in più di un caso gli aveva mentito apertamente. Del lancio di ChatGPT, il prodotto più importante dell'azienda, racconta, il consiglio lo aveva scoperto da Twitter, come tutti gli altri. Lui ha sempre negato e un'indagine indipendente non confermò quelle accuse. Quel consiglio era il freno, l'unico meccanismo, scritto nelle regole, che poteva frenare la corsa. Un gruppo di persone con il potere di fermare tutto. Il freno, per una volta, aveva tenuto. Per 5 giorni. Poi oltre 700 dipendenti, quasi tutti, hanno minacciato di andarsene, e Altman è tornato. Più potente di prima. Il consiglio che lo aveva fermato è stato sciolto. Da quel giorno i freni vengono smontati a uno. OpenAI prova a togliersi il controllo della sua stessa fondazione no profit. Il freno scritto nel suo statuto. E nel febbraio 2026 anche Anthropic rimuove dal proprio regolamento l'impegno a fermarsi se la sicurezza non regge il passo. Hanno provato a frenare dall'interno e hanno fallito. Allora la domanda cambia. Non è più cosa hanno visto. È diventata più fredda. Se non riescono a fermarsi da soli, chi può fermarli adesso? E qui devo fare l'unica cosa onesta in un'indagine: dubitare. Perché questa paura potrebbe non essere vera paura. Potrebbe essere una mossa. Yann LeCun, un altro padre di questa tecnologia, accusa: alcuni stanno spaventando i governi per ottenere regole così costose che solo loro potranno permettersele e i piccoli restino fuori. Oppure è marketing, lo stesso Altman l'ha detto dei suoi rivali. Gridare "abbiamo costruito una bomba" è una pubblicità incredibile. Oppure è l'alibi più comodo del mondo: se ci fermiamo noi, vince la Cina. Allora, come distinguere la paura vera dal calcolo? Con un precedente, uno solo, in tutta la storia. 1975. Gli scienziati che avevano appena inventato l'ingegneria genetica capiscono di avere in mano qualcosa che può sfuggire e fanno l'impossibile. Si fermano, da soli, si riuniscono ad Asilomar, in California, e scrivono le regole prima di andare avanti. Li guida un futuro premio Nobel, il biochimico Paul Berg. Decenni dopo, nel 2017, i capi dell'intelligenza artificiale si riuniscono nello stesso identico posto. Chiamano il loro documento I principi di Asilomar. Stesso luogo, stessa scena. Solo che questa volta nessuno si è fermato. Il mondo, fuori, ci prova. L'Europa ha scritto la prima legge per metterle un limite.
E perfino il nuovo Papa ha preso il nome pensando all'intelligenza artificiale, ma quelli che la costruiscono fanno l'esatto contrario. E mentre dicono al mondo di rallentare, fanno l'esatto contrario. La stessa intelligenza artificiale che chiamano pericolosa, quella di cui hanno perso il controllo, la stanno infilando proprio adesso dentro le banche più grandi del pianeta. JP Morgan, Goldman Sachs, Visa. Accanto ai tuoi soldi. Non è un rischio per domani. È un'infiltrazione silenziosa, oggi. E lo riconosce lo stesso capo di Anthropic. Una corsa così, ammette, la civiltà umana fa fatica perfino a rallentarla. E il conto, chi lo paga? Non loro. Lo paga già qualcuno. Una donna di 73 anni a cui dei truffatori, armati di un'intelligenza artificiale addestrata per ingannare, hanno svuotato i risparmi di una vita, $300.000. Mentre la macchina la rassicurava che no, non era una truffa. Nessuno l'ha rimborsata. Non esiste una legge che lo imponga. Loro lo sanno e spingono lo stesso. Eppure, ed è qui che la storia si capovolge. A un certo punto, perfino loro hanno avuto paura. Abbastanza da chiedere aiuto. Il 4 giugno 2026, Anthropic pubblica un documento e chiede al mondo intero una cosa precisa: la possibilità di rallentare o di fermare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le parole sono loro. Sarebbe un bene per il mondo avere l'opzione di rallentare. Di nuovo loro, gli stessi di prima. Sembra il lieto fine. È come uno che si butta in mezzo alla strada gridando: fermatele, queste macchine. Peccato che, pochi mesi prima, quello stesso si fosse tagliato i fili dei propri freni, in silenzio. Chiedono al mondo di reggere un freno che loro, per primi, si erano tolti dalle mani. Ma a forza di ripetere a tutti che la tua creatura è pericolosa, qualcuno, prima o poi, ti prende sul serio. E qualcuno, infatti, l'ha preso in parola. Il 13 giugno 2026, il governo degli Stati Uniti decide che i due modelli più potenti di Anthropic, si chiamano Fable 5 e Mythos 5, sono una questione di sicurezza nazionale, roba da trattare come un'arma. E ne vieta l'esportazione. Anthropic non riesce a garantire chi ci accede e li ritira dal mondo. In questo momento, mentre tu guardi questo video, quei due modelli sono spenti. Un esperto di sicurezza ha riassunto tutto in una frase. Se descrivi il tuo prodotto come una munizione in ogni comunicato, prima o poi un governo ti prende sul serio. Eccola, la risposta alla domanda dell'inizio. Cosa sanno i creatori? Abbastanza da chiamarla un'arma. Oppenheimer diceva: prima la costruisci e solo dopo discuti su cosa farne. L'hanno fatto. E stavolta qualcuno ha discusso. La verità più scomoda non è in nessuno dei documenti che ti ho mostrato. È questa. Chi ha costruito l'intelligenza artificiale ha paura. E non riesce a fermarsi lo stesso. La corsa è più forte di chi l'ha messa in moto. E se non possono fermarsi loro, ti resta una domanda sola. Chi può? Io non posso dirti se quella paura è giusta. Posso solo metterti davanti i documenti e lasciare a te il giudizio. Dimmelo nei commenti. A un'intelligenza artificiale che chiede di essere fermata. Tu credi? E dimmi dove puntare la prossima indagine. Se questo video ti è piaciuto, un mi piace e l'iscrizione sono il modo più semplice per sostenerci. Io sono Alan. I soldi non mentono, le opinioni sì. E per la prima volta, chi ha creato l'intelligenza artificiale sembra d'accordo con chi la critica, che forse, di tutto questo, bisogna avere paura.